Ciao Anna, stavo pensando a come affrontare nuove situazioni. A volte può essere snervante. Qualche consiglio su come gestirli? Ciao John. È naturale sentirsi un po' ansiosi, ma la chiave è essere se stessi e rimanere fedeli a ciò che si è. L'autenticità è sempre apprezzata in ogni situazione. Sono d'accordo, essere genuini e autentici permette agli altri di vedere il vero te. Crea un senso di fiducia e rende le interazioni più significative. Assolutamente. Quando sei fedele a te stesso, attiri persone che rispecchiano la tua autenticità. Aiuta a costruire connessioni e relazioni autentiche. È rassicurante sentirlo. A volte mi preoccupo di ciò che potrebbero pensare gli altri. Ma credo sia importante concentrarsi sul rimanere fedele a me stesso. Sicuramente. Ricorda, non puoi accontentare tutti, e va bene. Abbraccia la tua unicità e fai risplendere il tuo vero io. Le persone giuste ti apprezzeranno per quello che sei. Grazie per l'incoraggiamento. È confortante sapere che rimanere fedele a me stesso è la strada da percorrere. Cercherò di lasciare andare ogni preoccupazione e mostrare la mia autenticità. Questo è lo spirito. Abbi fiducia in te stesso e confida che la tua autenticità attirerà le opportunità e le persone giuste nella tua vita. Lo terrò a mente. È liberatorio pensare di non dover fingere o fare finta di niente. Essere autentici è il modo migliore per affrontare qualsiasi situazione. Assolutamente. L'autenticità ti dà la libertà di esprimere i tuoi pensieri, valori ed emozioni in modo genuino. Consente interazioni più significative e soddisfacenti. Spero che altri apprezzino la mia autenticità. Abbassare la guardia fa un po' paura, ma credo che alla lunga ne valga la pena. Comprendo la tua preoccupazione. Ma ricorda, quando sei autentico, dai anche agli altri il permesso di essere se stessi. Crea un ambiente sicuro e accogliente. Hai ragione, abbracciando la mia autenticità, posso ispirare gli altri a fare lo stesso. Si tratta di creare un effetto a catena positivo nel modo in cui interagiamo gli uni con gli altri. Assolutamente. L'autenticità ha un forte impatto sulle relazioni e sulla comunicazione. Promuove la fiducia, la comprensione e connessioni più profonde con chi ci circonda. Ora mi sento più fiducioso. Affronterò le nuove situazioni con autenticità e abbraccerò le opportunità di crescita e connessione che esse offrono. È meraviglioso da sentire. Abbraccia la tua autenticità e affronterai qualsiasi situazione con grazia e sicurezza. Rimani fedele a te stesso e tutto il resto andrà a posto. Grazie ai tuoi consigli mi hanno davvero ispirato. Sono entusiasta di abbracciare la mia autenticità e vedere dove mi porterà. Lezione 2. Condivisione equa. Ciao Anna, stavo pensando al nostro progetto. Propongo di dividere equamente tutte le spese e i profitti. Cosa ne pensi? Ciao John. Mi sembra giusto. È importante distribuire equamente costi e benefici. Sono d'accordo con la tua proposta. Ottimo. Garantisce che entrambi abbiamo la stessa partecipazione al successo del progetto. È essenziale avere un senso di equilibrio ed equità. Assolutamente. Quando tutti contribuiscono allo stesso modo, si favorisce un ambiente armonioso e cooperativo.
Getta le basi per una partnership di successo. Non potrei essere più d'accordo. Elimina qualsiasi potenziale conflitto o sensazione di disuguaglianza. Possiamo concentrarci sulla collaborazione verso i nostri obiettivi condivisi. Questo è vero. Quando tutti sentono che i loro sforzi sono valutati e ricompensati in modo equo, li motiva a dare il massimo. Promuove un'atmosfera positiva e produttiva. Precisamente. Crea un senso di fiducia e unità all'interno del team. Possiamo collaborare in modo più efficace e ottenere risultati migliori insieme. Sono completamente d'accordo. È fondamentale stabilire aspettative chiare e processi trasparenti per la condivisione delle spese e la distribuzione degli utili. Evita malintesi o disaccordi. Assolutamente. La comunicazione aperta e la trasparenza sono fondamentali per mantenere una partnership sana. Garantisce che tutti siano sulla stessa pagina e comprendano gli aspetti finanziari. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Dimostra che apprezziamo i contributi degli altri e vogliamo costruire una collaborazione reciprocamente vantaggiosa. Sicuramente. Condividendo equamente spese e profitti, dimostriamo il nostro impegno per l'equità e il rispetto. Rappresenta un esempio positivo anche per le partnership future. Non potrei essere più d'accordo. Non si tratta solo del presente progetto, ma anche della promozione di una cultura di equità e uguaglianza in tutti i nostri sforzi. Ben detto. Andiamo avanti con questo approccio equo. Credo che contribuirà al successo e alla longevità della nostra partnership. Assolutamente. Sono sicuro che il nostro impegno condiviso per l'equità ci porterà a grandi risultati. Diamo il massimo. Concordato. Facciamo di questo progetto un brillante esempio di collaborazione e pari opportunità. Insieme possiamo realizzare cose straordinarie. Lezione 3. Thrift Store Treasures. Ciao Anna, hai mai pensato di fare acquisti nei negozi dell'usato? Spesso hanno gemme nascoste. Ciao. Sì, ho sentito parlare molto bene dei negozi dell'usato. Possono essere uno scrigno di reperti unici. Assolutamente. Non sai mai cosa potresti scoprire lì. Consiglio di dare un'occhiata a loro per alcuni articoli unici nel loro genere. Sembra intrigante. Ci sono negozi dell'usato specifici che consiglieresti nella nostra zona? Beh, ce n'è uno popolare chiamato Second Chance Thrift in centro. È noto per la sua vasta selezione e i prezzi ragionevoli. Oh, non ci sono mai stato prima. Prenderò sicuramente nota di Second Chance Thrift e lo visiterò. Questa è una buona idea. I negozi dell'usato hanno spesso vestiti, accessori e persino mobili vintage che non troverai altrove. Adoro l'idea di trovare pezzi unici. Aggiunge carattere al guardaroba o alla casa. Sono entusiasta di esplorare il negozio. Sono contenta che tu ne sia entusiasta. Ricordati di dedicare del tempo e di sfogliare le diverse sezioni. Non sai mai cosa attira la tua attenzione. Assolutamente sì. Mi assicurerò di dedicare abbastanza tempo per esplorare a fondo il negozio e cercare quei tesori nascosti. Questo è lo spirito. E non scoraggiarti se non trovi qualcosa alla tua prima visita. L'inventario dei negozi dell'usato è in continua evoluzione.
Buon punto. Lo terrò a mente. Sarà come andare a caccia di tesori con sorprese lungo la strada. Esattamente. Essenziale è il brivido della caccia e la possibilità di imbattersi in qualcosa di veramente speciale. Non vedo l'ora di provare quell'emozione. Grazie per aver suggerito i negozi dell'usato. È una nuova entusiasmante avventura da intraprendere. Siete i benvenuti. Spero che troviate dei tesori incredibili che riflettano il vostro stile unico. Buon shopping dell'usato. Lezione 4. Weekend Getaway. Ciao Anna, sei occupata questo fine settimana? Stavo pensando di fare un breve viaggio. Ciao. Sembra eccitante. Non ho ancora nessun piano. Dove pensavi di andare? Stavo considerando una vicina località balneare chiamata Sunville. È noto per il suo bellissimo litorale e l'atmosfera affascinante. Sunville sembra adorabile. Ne ho sentito parlare molto bene. Conta su di me per il viaggio del fine settimana. Fantastico. Sarà bello avere un po' di compagnia. Possiamo esplorare la spiaggia, provare la cucina locale e rilassarci in riva all'oceano. Non vedo l'ora. Sarà una pausa rinfrescante dalla nostra routine quotidiana. Non vedo l'ora di sentire la sabbia tra le dita dei piedi. Assolutamente. È sempre rigenerante trascorrere del tempo in riva al mare. Possiamo prendere il sole e goderci il suono rilassante delle onde. Sembra la fuga perfetta. Dovremmo prenotare un hotel in anticipo o cercare un posto una volta arrivati. Potrebbe essere una buona idea prenotare in anticipo per assicurarsi un posto confortevole in cui soggiornare. Posso occuparmi delle prenotazioni, se lo desideri. Sarebbe utile. Grazie per esserti occupato degli alloggi. Fatemi sapere se avete bisogno di assistenza. Lo farà. Mi assicurerò di trovare un hotel accogliente a pochi passi dalla spiaggia. Possiamo sfruttare al massimo il nostro tempo lì. Sembra l'ideale. Apprezzo i tuoi sforzi nel pianificare questo viaggio. Sarà un weekend memorabile. Sono contenta che tu ne sia entusiasta. È sempre più piacevole condividere esperienze con un amico. Preparati a divertirti al sole. Sono pronto per l'avventura in spiaggia. Metterò in valigia la crema solare e il telo da mare. Sfruttiamo al massimo la nostra mini vacanza. Assolutamente. Non dimenticate gli occhiali da sole e un buon libro da leggere in riva al mare. Sarà una fuga perfetta dalla città. Li ho sulla mia lista di imballaggio, insieme a un cappello da spiaggia. Grazie per il promemoria. Non vedo l'ora che arrivi la nostra piccola fuga al mare. Nemmeno io. Sarà un weekend fantastico all'insegna del relax e dell'esplorazione. Preparati per un viaggio indimenticabile. Lezione 5. Fughe nelle vicinanze. Ciao Anna, hai voglia di fare un breve viaggio questo fine settimana? C'è un posto bellissimo non troppo lontano da qui. Ciao. Sembra eccitante. Sono sempre pronto per un'avventura. Dov'è esattamente questo posto di cui parli? Si chiama Willow Creek. In realtà è abbastanza vicino, solo un paio d'ore di macchina. Il paesaggio è incredibile. Oh,
Ho sentito parlare di Willow Creek. Ho visto delle foto e sembrano incredibili. Non avevo capito che fosse così vicino. Sì, è una gemma nascosta. La parte migliore è che puoi facilmente fare una gita di un giorno e tornare entro la sera. Questo è perfetto. Ho degli impegni la domenica, quindi una gita di un giorno funzionerebbe bene per me. Quali attività possiamo fare lì? Ci sono sentieri escursionistici lungo il torrente, perfetti per gli amanti della natura. Possiamo anche fare un picnic in riva al mare o esplorare la pittoresca cittadina nelle vicinanze. Escursioni e picnic sembrano deliziosi. Adoro essere circondato dalla natura. Quali sono le previsioni del tempo per il fine settimana? Dovrebbe essere soleggiato con una brezza fresca. Clima ideale per attività all'aperto e per godersi la bellezza paesaggistica di Willow Creek. Sembra adorabile. Mi assicurerò di mettere in valigia della crema solare e una giacca leggera. C'è altro che dovremmo sapere o portare? È sempre bene portare una bottiglia d'acqua, degli snack e una macchina fotografica per immortalare i paesaggi pittoreschi. Oh, e scarpe comode per le escursioni. Notato. Farò una lista di tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Non vedo l'ora di partire per questa mini vacanza. Sono contenta che tu sia emozionato. Sarà una pausa rinfrescante dal caos cittadino. Ci divertiremo molto ad esplorare Willow Creek insieme. Assolutamente. Grazie per aver suggerito questo viaggio. Apprezzo la tua premura nel pianificare qualcosa di divertente per noi. Siete i benvenuti. È sempre un piacere condividere nuove esperienze e creare ricordi duraturi. Preparati per una giornata indimenticabile a Willow Creek. Lezione 6. Negoziazione dei tempi di consegna. Salve Anna, ho esaminato la tempistica del progetto e penso che dovremmo discutere della tempistica di consegna. Ciao John. Questo è un buon punto. È essenziale garantire che la tempistica di consegna sia realistica e gestibile. Assolutamente. Vogliamo fissare una tempistica che ci consenta di fornire un prodotto di alta qualità senza fretta o compromessi. Sono completamente d'accordo. La qualità dovrebbe sempre essere la nostra massima priorità. Quindi, quali modifiche specifiche proponete per la tempistica di consegna? Bene, considerando la complessità delle attività coinvolte, penso che dovremmo aggiungere una settimana in più alla tempistica originale. Sembra ragionevole. È importante tenere conto delle sfide impreviste o delle iterazioni aggiuntive che possono sorgere durante il progetto. Esattamente. Estendendo la tempistica, possiamo concederci una certa flessibilità ed evitare stress inutili o lavori affrettati. Apprezzo la tua considerazione per una tempistica realistica. Dimostra che apprezzate la qualità dei nostri risultati. Grazie, per noi è fondamentale trovare un equilibrio tra il rispetto delle scadenze e la consegna di un prodotto di cui essere orgogliosi. Non potrei essere più d'accordo. Quindi, con la settimana aggiuntiva, quale sarebbe la nuova data di consegna proposta? Se aggiungiamo una settimana alla tempistica originale, la nuova data di consegna proposta sarà tra 2 settimane. Come ti sembra? Mi sembra ragionevole. Ci consente di dedicare tempo sufficiente per test approfonditi e per eventuali perfezionamenti necessari. Sono lieto che tu sia d'accordo con la tempistica rivista. Ci dà ampio spazio per garantire un prodotto finale raffinato.
Sicuramente. È sempre meglio sottopromettere e offrire più del dovuto piuttosto che affrettarsi e potenzialmente compromettere la qualità. Assolutamente. Vogliamo che i nostri clienti rimangano colpiti dal risultato e si sentano sicuri della nostra capacità di soddisfare le loro esigenze. Non potrei essere più d'accordo. Negoziando la tempistica di consegna, possiamo stabilire aspettative chiare e realizzare un progetto di successo. Precisamente. Si tratta di una comunicazione efficace e di trovare una tempistica che funzioni sia per il nostro team che per i nostri clienti. Sono lieto che abbiamo avuto questa discussione. Dimostra il nostro impegno a fornire l'eccellenza gestendo al contempo aspettative realistiche. Grazie, credo che questa tempistica di consegna rivista contribuirà al successo del nostro progetto. Andiamo avanti con fiducia. Lezione 7. Costruire fiducia e conforto. Ciao Anna, stavo pensando alle dinamiche del nostro team. Credo che rafforzare la fiducia aiuterà tutti a sentirsi a proprio agio nel condividere le proprie idee. Ciao John. Sono completamente d'accordo. Quando i membri del team si fidano l'uno dell'altro, è più probabile che si aprano e contribuiscano senza esitazione. Assolutamente. Un modo per creare fiducia è ascoltare attivamente i punti di vista degli altri durante le discussioni. Questo è un ottimo punto. Quando ascoltiamo sinceramente gli altri, dimostra che apprezziamo il loro contributo e rispettiamo le loro opinioni. Esattamente. È anche importante incoraggiare un ambiente in cui tutti si sentano sicuri di esprimere i propri pensieri senza paura di essere giudicati. Non potrei essere più d'accordo. Quando le persone si sentono al sicuro, sono più disposte a correre rischi e condividere idee innovative. Inoltre, riconoscere e apprezzare i contributi dei membri del team può contribuire notevolmente a promuovere la fiducia e il comfort. Questo è vero. Riconoscere e dare credito agli sforzi degli altri non solo aumenta la loro fiducia, ma rafforza anche il legame all'interno del team. Un altro aspetto importante è la trasparenza e l'onestà nella nostra comunicazione. L'apertura aiuta a creare una base di fiducia. Sicuramente. Quando siamo trasparenti, eliminiamo ogni dubbio o sospetto e consentiamo interazioni più significative e autentiche. Assolutamente. Infine, dovremmo creare opportunità per attività di team building al di fuori del lavoro. Costruire legami personali può rafforzare la fiducia e il cameratismo. Questa è un'ottima idea. Impegnarsi in attività di team building ci aiuta a capirci meglio e crea un senso di unità e fiducia. Nel complesso, rafforzando la fiducia e creando un ambiente confortevole, possiamo promuovere un team collaborativo in cui tutti si sentano valorizzati e responsabilizzati. Assolutamente. Quando si stabilisce la fiducia, si apre la strada a una migliore comunicazione, creatività e produttività tra i membri del team. Effettivamente. Facciamo uno sforzo per implementare queste strategie e creare un ambiente di lavoro favorevole e fiducioso per tutti. Lezione 8. Consegna della camera.
Salve Anna, ho alcuni documenti che devono essere consegnati nella mia stanza. Puoi aiutarmi in questo? Ciao John. Certo, sarei felice di aiutarti. Fammi sapere i dettagli e mi assicurerò di portarli nella tua stanza. È fantastico. Sono file riservati, quindi sarebbe meglio se potessi gestirli personalmente. Assolutamente. Garantire la sicurezza e la privacy dei tuoi documenti è la mia priorità. Li porterò direttamente nella tua stanza. Apprezzo la tua attenzione ai dettagli. È essenziale mantenere la riservatezza nel nostro lavoro. Capisco perfettamente. La fiducia e la discrezione sono fondamentali nella gestione di informazioni sensibili. Sicuramente. Rafforzare la fiducia aiuterà i nostri clienti a sentirsi a proprio agio nel condividere materiali riservati con noi. Hai assolutamente ragione. Costruire la fiducia è fondamentale in qualsiasi contesto professionale, soprattutto quando si gestiscono questioni riservate. La fiducia è il fondamento di relazioni solide, sia nella vita professionale che personale. Crea un senso di affidabilità e affidabilità. Assolutamente. Quando le persone si fidano di noi, sono più propense a collaborare e condividere informazioni preziose, portando a risultati migliori. La fiducia favorisce anche una comunicazione aperta. Consente discussioni oneste e la capacità di affrontare qualsiasi dubbio o sfida. Questo è vero. Quando esiste la fiducia, le persone si sentono sicure nell'esprimere le proprie opinioni e lavorare insieme verso obiettivi comuni. Precisamente. Stabilendo la fiducia, creiamo un ambiente in cui le idee di tutti sono apprezzate e rispettate. E questo porta a una maggiore produttività e innovazione. Quando le persone si fidano l'una dell'altra, possono contribuire liberamente con le loro prospettive uniche. Assolutamente. La collaborazione prospera in un'atmosfera di fiducia e rispetto reciproco, migliorando la qualità complessiva del nostro lavoro. La fiducia è un processo continuo. Richiede coerenza, onestà e trasparenza per mantenerla e rafforzarla nel tempo. Hai ragione, la fiducia si costruisce attraverso le nostre azioni e il modo in cui trattiamo gli altri. È qualcosa che dovremmo sempre cercare di difendere. Sono completamente d'accordo. La fiducia è una risorsa preziosa che può richiedere tempo per essere costruita, ma può essere facilmente persa se non viene coltivata. È una responsabilità che dovremmo accettare e onorare. Grazie per l'assistenza nella consegna dei documenti. È un piacere per me. Mi assicurerò di gestirlo con la massima cura e di consegnarli prontamente nella tua camera. Apprezzo la tua professionalità. Ti aspetterò nella mia stanza e non vedo l'ora di ricevere i documenti. Lezione 9. Interpretazione errata della scadenza. Ciao Anna, ho delle notizie preoccupanti. Il nostro collega ha interpretato male la scadenza per la relazione. Oh no, non va bene. Dobbiamo risolvere il problema il prima possibile. Come è successo? Sembra che ci sia stata una certa confusione sulla data di scadenza. Il nostro collega pensava che fosse una settimana più tardi di quanto non sia in realtà. Questo è un peccato. Non possiamo permetterci ritardi. Dovremmo parlare con il nostro collega e chiarire la scadenza corretta. Sicuramente.
Rafforzare una comunicazione chiara e definire le aspettative contribuirà a prevenire tali malintesi in futuro. Assolutamente. È importante avere tutti sulla stessa pagina per evitare inutili contrattempi. Fissiamo un incontro con il nostro collega. Questa è una buona idea. Possiamo discutere della situazione e trovare una soluzione insieme. Mi metterò in contatto e organizzerò l'incontro. Ottimo! Nel corso della riunione, dovremmo anche sottolineare l'importanza di ricontrollare le scadenze e di chiedere chiarimenti in caso di confusione. Assolutamente. È fondamentale avere un approccio proattivo e assicurarsi che tutti comprendano le tempistiche e i risultati. Sono completamente d'accordo. In questo modo, possiamo evitare incidenti simili e mantenere un flusso di lavoro regolare all'interno del team. Sicuramente. Rafforzare la fiducia e la comunicazione aperta aiuterà i nostri colleghi a sentirsi a proprio agio nel condividere eventuali incertezze. Questo è essenziale. È meglio risolvere i malintesi in anticipo piuttosto che affrontare le conseguenze del mancato rispetto delle scadenze. Assolutamente. Dobbiamo creare un ambiente favorevole in cui tutti si sentano sicuri nel porre domande e chiedere chiarimenti. Concordato. Assicuriamoci che il nostro collega sappia che siamo qui per aiutare e che è sempre meglio chiedere assistenza in caso di dubbio. Questo è l'approccio giusto. Insieme, possiamo risolvere questa situazione e garantire che le scadenze future siano rispettate senza alcuna confusione. Assolutamente. Impareremo da questa esperienza e implementeremo pratiche migliori per evitare che problemi simili si verifichino in futuro. Sono fiducioso che possiamo superare questa battuta d'arresto e continuare a fornire un lavoro di alta qualità in tempo. Risolviamolo prontamente. Sicuramente. Adottando misure proattive, possiamo trasformare questa situazione in una lezione preziosa e migliorare l'efficienza complessiva del nostro team. Concordato. Contatterò subito il nostro collega e programmerò la riunione. Insieme troveremo una soluzione e andremo avanti. Lezione 10. Esplorando i Caraibi. Ciao Anna, hai considerato le isole dei Caraibi per le nostre prossime vacanze? Ciao John. Oh, sembra fantastico. Ho sempre voluto visitare i Caraibi. Quali isole hai in mente? Ci sono così tante belle opzioni. Stavo pensando di esplorare la Giamaica, le Barbados o forse anche la Repubblica Dominicana. Sembrano tutte scelte fantastiche. La Giamaica è nota per la sua vivace cultura e le meravigliose spiagge, mentre Barbados offre un mix di relax e avventura. Assolutamente. E la Repubblica Dominicana vanta paesaggi mozzafiato e una ricca storia. È un paradiso per gli amanti della natura. Sono d'accordo, le isole dei Caraibi offrono una miscela unica di bellezza naturale, calda ospitalità e la possibilità di immergerci nella cultura locale. È esattamente quello che cerco in una vacanza. Voglio ascoltare la musica vibrante, assaggiare la deliziosa cucina e rilassarmi su coste pittoresche. Sembra la fuga perfetta. Posso già immaginare di passeggiare lungo le spiagge di sabbia bianca e di godermi le acque turchesi cristalline.
E non dimentichiamo l'opportunità di provare alcuni entusiasmanti sport acquatici come lo snorkeling, le immersioni subacquee o persino il surf. Oh, sicuramente. Esplorare le colorate barriere coralline e nuotare accanto ai pesci tropicali sarebbe un'esperienza indimenticabile. Non potrei essere più d'accordo. È un'occasione per entrare in contatto con la natura e apprezzare le meraviglie del mondo sottomarino. Oltre alle spiagge, ho sentito che le isole dei Caraibi hanno alcuni siti storici e monumenti affascinanti che vale la pena visitare. Assolutamente. Luoghi come la storica città di Falmouth in Giamaica o la fortezza di Brimstone Hill, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, AST. Kitts e Nevis. Giusto. Sarebbe incredibile conoscere la ricca storia e il patrimonio culturale dei Caraibi mentre si esplorano questi monumenti. E non dimentichiamo la cucina locale. Ho sentito dire che il cibo caraibico è una deliziosa fusione di sapori influenzati dalla cucina africana, indiana ed europea. Non vedo l'ora di provare piatti come pollo jerk, riso e piselli e deliziosi frutti di mare preparati con spezie e condimenti locali. Sarà sicuramente un'avventura culinaria. Potremo concederci una varietà di sapori e assaporare l'essenza dei Caraibi. Non vedo l'ora di iniziare a pianificare il nostro viaggio. Le isole dei Caraibi offrono così tanto da esplorare e vivere. Sarà un viaggio indimenticabile. Assolutamente. È una destinazione che promette relax, avventura e la possibilità di creare ricordi duraturi. Facciamo in modo che accada. Lezione 11. Consigli alimentari nutrienti. Ciao Anna, ultimamente sto cercando di mangiare in modo più sano. Hai qualche consiglio sulla scelta di cibi nutrienti? Ciao John. Assolutamente. Sarei felice di aiutarti. Un consiglio è quello di concentrarsi su cibi integrali come frutta, verdura e proteine magre. Sembra fantastico. Ho sentito che incorporare una varietà di colori nei pasti è utile. È vero? Sì, lo è. Frutta e verdura di diversi colori forniscono una gamma di vitamine, minerali e antiossidanti che fanno bene alla salute. Questo è interessante. Quindi, non si tratta solo di gusto, ma anche dei benefici nutrizionali che offrono. Esattamente. Includendo una varietà di colori nel piatto, puoi assicurarti di assumere un'ampia gamma di nutrienti. Questo ha senso. Ci sono frutta o verdura specifiche che mi consigliate? È meglio includere un mix di frutta e verdura diversa. Alcuni esempi sono le verdure a foglia verde come spinaci, frutti di bosco, agrumi e verdure crocifere come broccoli e cavolfiori. Mi assicurerò di aggiungerli alla mia lista della spesa. Che mi dici dei carboidrati? Ci sono opzioni più salutari? Sicuramente. Invece di cereali raffinati come pane bianco e pasta, opta per cereali integrali come quinoa, riso integrale e pane integrale. Allora passerò ai cereali integrali. E le proteine? Ci sono opzioni lean che dovrei prendere in considerazione? Sì, le proteine magre sono una buona scelta. Puoi includere fonti come pollo senza pelle, tacchino, pesce, tofu e legumi come lenticchie e fagioli. Questo è utile. Cercherò di incorporarne di più nei miei pasti. Che mi dici degli snack?
Qualche opzione nutriente per gli intervalli tra un pasto e l'altro? Assolutamente. Fai uno spuntino con frutta secca, semi, yogurt greco o frutta e verdura tagliate a pezzi. Forniscono nutrienti e aiutano a mantenerti soddisfatto. Farò scorta di quegli snack. Sembra un buon modo per evitare scelte non salutari quando la fame colpisce. Sicuramente. Avere a disposizione snack più sani può aiutarti a fare scelte migliori ed evitare di scegliere opzioni meno nutrienti. Questo è un ottimo consiglio. Apprezzo i tuoi consigli sulla scelta di cibi nutrienti. Mi dà un buon punto di partenza. Siete i benvenuti. Ricorda che piccoli cambiamenti nel tempo possono portare a miglioramenti significativi della tua salute generale. Lo terrò a mente. Grazie per aver condiviso le tue conoscenze e per avermi aiutato nel mio viaggio verso uno stile di vita più sano. È un piacere per me. Sono lieto di poterti aiutare. Se hai altre domande, non esitare a chiedere in qualsiasi momento. Lo farò. La tua guida è molto apprezzata. Non vedo l'ora di apportare cambiamenti positivi alla mia dieta. Lezione 12. Routine Variety. Ciao Anna, mi sentivo come se potessi usare una certa varietà nella mia routine quotidiana. Ciao John. È un'ottima idea. Rompere la monotonia può portare freschezza ed eccitazione alla tua giornata. Quali aspetti della tua routine vorresti cambiare? Penso che alternare le mie attività fisiche a provare diverse ricette salutari sarebbe un buon inizio. Sembra perfetto. Cambiando gli esercizi, coinvolgerai diversi gruppi muscolari e manterrai i tuoi allenamenti interessanti. E provare nuove ricette ti introdurrà a una varietà di cibi nutrienti. Esattamente. È essenziale continuare a sfidare il nostro corpo e ad ampliare i nostri orizzonti culinari. Hai qualche suggerimento per alternative all'esercizio? Assolutamente. Che ne dici di incorporare attività come il nuoto, l'escursionismo o persino le lezioni di danza nella tua routine? Possono aggiungere un elemento divertente e dinamico ai tuoi allenamenti. Questi sono ottimi suggerimenti. Ho sempre voluto provare a nuotare e le lezioni di danza sembrano molto divertenti. Per quanto riguarda le ricette, hai delle fonti di riferimento per idee per pasti salutari? Sicuramente. Trovo spesso ispirazione dai siti web di cucina, dai libri di cucina incentrati sulla salute e persino dalle piattaforme di social media in cui chef e nutrizionisti condividono le loro ricette. È uno scrigno di creatività culinaria. È fantastico. Mi assicurerò di esplorare queste risorse e sperimentare nuovi sapori e ingredienti. Sarà emozionante scoprire piatti deliziosi e nutrienti. Assolutamente. Non dimenticare di includere una varietà di frutta, verdura, cereali integrali e proteine magre nelle tue ricette. Forniranno nutrienti essenziali e manterranno i pasti equilibrati. Lo terrò sicuramente a mente. È importante nutrire il mio corpo con ingredienti sani. Provando diverse ricette, posso ampliare il mio palato e rendere piacevole un'alimentazione sana. Non potrei essere più d'accordo. Mangiare sano non deve essere noioso. Con un po' di creatività, puoi creare piatti appetitosi che fanno bene anche a te. Questo è l'obiettivo. Voglio apportare cambiamenti positivi godendomi il processo. Grazie per le tue preziose informazioni.
Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio all'insegna della varietà e della routine. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Ricorda che accettare il cambiamento ed esplorare nuove esperienze può portare alla crescita personale e a uno stile di vita più appagante. Assolutamente. Passiamo a una routine più vivace e diversificata. Inizierò subito a incorporare queste modifiche. Lezione 13. Bilanciamento delle responsabilità. Ciao Anna, sto cercando di trovare un modo per conciliare lavoro e vita personale. Hai qualche suggerimento? Ciao. Questa è una sfida comune. Un approccio consiste nel dare priorità alle attività e stabilire dei limiti per evitare di sentirsi sopraffatti. Questo ha senso. Come gestisci il tuo tempo in modo efficace per prevenire il burnout? Bene, creo un programma e assegno fasce orarie specifiche per le attività lavorative e ricreative. Mi aiuta a mantenere un sano equilibrio. Sembra utile. Spesso faccio fatica a dire no a responsabilità aggiuntive. Qualche consiglio su come stabilire i limiti? Assolutamente. È importante identificare i propri limiti e comunicarli in modo assertivo. Ricorda, va bene dare priorità al tuo benessere. Hai ragione, non dovrei sentirmi in colpa per essermi presa cura di me stessa. Inizierò ad esercitarmi a dire no quando necessario. È un'ottima mentalità da avere. Stabilendo dei limiti, avrai un maggiore controllo sul tuo tempo e sulle tue energie. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Migliorerà sicuramente la mia produttività e felicità complessive. Sicuramente. Ricorda che fare delle pause e dedicarti alle attività che ti piacciono ripristina anche la tua energia e migliora la concentrazione. Lo terrò a mente. È fondamentale incorporare le attività ricreative nella mia routine per evitare il burnout. Assolutamente. Potrebbe essere qualcosa di semplice come fare una passeggiata o dedicarsi a un hobby che ti dia gioia. Dovrei anche prendere in considerazione la possibilità di delegare compiti quando possibile. Può alleggerire il carico di lavoro e creare opportunità di crescita. Questo è un approccio intelligente. La delega non solo riduce il tuo onere, ma consente anche agli altri di sviluppare nuove competenze. Sono d'accordo, è una situazione vantaggiosa per tutti. Inizierò a identificare le attività che possono essere delegate ai membri del mio team. È bello sentirlo. Ricorda che una gestione efficace del tempo e l'equilibrio sono essenziali per il successo e il benessere a lungo termine. Grazie per i tuoi preziosi consigli. Ti sono grato per le tue intuizioni sulla ricerca di un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Ricorda che prendersi cura di sé è importante tanto quanto raggiungere obiettivi professionali. Assolutamente. Ne farò una priorità. Grazie ancora. Apprezzo il tuo supporto. Lezione 14. Preparazione della pizza fatta in casa. Ciao Anna, stavo pensando di fare la pizza fatta in casa stasera. Di quali ingredienti abbiamo bisogno? Ciao John. Sembra delizioso. Avremo bisogno di farina, lievito, acqua, formaggio, salsa di pomodoro e alcuni condimenti come verdure o carne.
Perfetto. Adoro una classica pizza al formaggio con funghi e peperoni. Che tipo di formaggio dovremmo usare? La mozzarella è la scelta tradizionale per la pizza, ma possiamo anche sperimentare con altri formaggi come il cheddar o la feta per un sapore unico. Ottimo suggerimento. Scegliamo la mozzarella per un gusto autentico. Ora, come facciamo l'impasto per la pizza? È abbastanza semplice. Dovremo mescolare farina, lievito, acqua e un po' di sale. Quindi, lavorate la pasta fino a renderla liscia ed elastica. Capito. Quindi abbiamo lasciato lievitare l'impasto per un po', giusto? Sì, è corretto. Copriremo l'impasto e lo lasceremo lievitare in un luogo caldo fino a quando non raddoppierà di volume. Di solito ci vuole circa un'ora. Mentre l'impasto lievita, possiamo preparare la salsa di pomodoro. Qualche consiglio per preparare una salsa saporita? Assolutamente. Puoi soffriggere aglio e cipolla in olio d'oliva, quindi aggiungere pomodori schiacciati, erbe aromatiche come basilico e origano e un pizzico di zucchero per bilanciare l'acidità. Sembra delizioso. Posso già immaginare l'aroma della salsa che riempie la cucina. Ora, come assembliamo la pizza? Una volta che l'impasto sarà lievitato, lo divideremo in porzioni più piccole e le formeremo a rondelle. Quindi, spalmeremo la salsa di pomodoro e cospargeremo di formaggio e condimenti. Dobbiamo preriscaldare il forno prima di cuocere la pizza? Sì, sicuramente. Preriscalda il forno ad alta temperatura, circa 475 gradi Fahrenheit, 245 gradi centigradi, per garantire una crosta croccante. È importante utilizzare anche una pietra per pizza o una teglia preriscaldata. Notato. E quanto tempo deve cuocere la pizza in forno? Di solito ci vogliono dai 12 ai 15 minuti, a seconda dello spessore della crosta e dei condimenti. Tenetelo d'occhio e una volta che il formaggio sarà sciolto e dorato, è pronto. Non vedo l'ora di gustare la nostra pizza fatta in casa. Il processo sembra semplice e sono sicuro che avrà un sapore incredibile. Lezione 15. Elementi essenziali per il picnic. Ciao Anna, stavo pensando al nostro prossimo picnic. Sembra un piano. Preparerò dei panini e della frutta per noi. Questa è un'ottima idea. Mi assicurerò di portare una coperta e della crema solare per la gita. Perfetto. Possiamo trovare un bel posto nel parco e goderci il sole mentre mangiamo. Hai qualche suggerimento per altri articoli essenziali per il picnic? Dovremmo assolutamente portare un refrigeratore con delle bevande rinfrescanti. Che ne dici di una limonata o di un tè freddo? Ottimo suggerimento. Mi assicurerò di portare una varietà di bevande per mantenerci idratati. Che mi dite degli snack? Ne hai dei preferiti? Adoro sgranocchiare patatine e salsa. Aggiunge un tocco di brio al picnic. E magari anche del formaggio e dei cracker. Sembra delizioso. Includerò una varietà di patatine fritte, salsa, formaggio e cracker nel nostro cestino da picnic. È sempre bene avere delle opzioni. Assolutamente. La varietà rende il picnic più piacevole. Oh, e non dimenticate alcuni dolci come biscotti o frutta fresca.
Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Prepariamo un mix di biscotti e una selezione di frutta succosa. Soddisferà le nostre voglie dolci. Perfetto. Avremo una grande varietà di cibo. Porterò anche dei tovaglioli e dei piatti usa e getta per comodità. Una buona idea. È sempre utile avere quegli elementi essenziali. C'è altro che dovremmo considerare per il nostro picnic? Forse qualche gioco all'aperto come il frisbee o il calcio. Possiamo divertirci e rimanere attivi durante il nostro picnic. Ottima idea. Metterò in valigia un frisbee e un pallone da calcio così potremo goderci una gara amichevole. Aggiungerà un ulteriore elemento di divertimento. Sembra fantastico. Non vedo l'ora che arrivi il nostro picnic. Sarà una splendida giornata all'insegna del buon cibo e dell'ottima compagnia. Non potrei essere più d'accordo. Il nostro picnic sarà un'esperienza memorabile. Non vedo l'ora. Lezione 16. Esplorazione degli hobby. Ciao Anna, hai provato qualche nuovo hobby ultimamente? Ciao. Sì, sto esplorando la pittura. È un ottimo modo per esprimere la mia creatività. E tu? Sembra interessante. Mi sono appassionato di fotografia. Mi permette di catturare momenti meravigliosi. Da quanto tempo dipingi? Dipingo da circa un anno ed è diventato uno sbocco meraviglioso per me. Cosa ti piace di più della fotografia? Adoro il modo in cui la fotografia mi permette di catturare l'essenza di un momento e raccontare una storia attraverso le immagini. È davvero affascinante. È incredibile. Credo che sia la pittura che la fotografia ci permettano di mostrare le nostre prospettive ed emozioni uniche. Assolutamente. Sono forme di espressione visiva che possono essere profondamente personali e significative. Sicuramente. È affascinante come diverse forme d'arte possano evocare varie emozioni e connettersi con le persone in modi diversi. Sono completamente d'accordo. L'arte ha il potere di ispirare, provocare pensieri ed evocare forti emozioni dentro di noi. È incredibile come un singolo dipinto o fotografia possa trasmettere un messaggio o trasportarci in un mondo diverso. Sì, l'arte ha la capacità di trascendere le barriere linguistiche e comunicare universalmente. Questo è il bello. È una lingua a sé stante, compresa e apprezzata da persone di culture e background diversi. Assolutamente. Colma le lacune e favorisce la comprensione, permettendoci di apprezzare la diversità delle espressioni umane. Non potrei essere più d'accordo. Esplorare diverse forme d'arte ci aiuta anche a scoprire nuove prospettive e ad ampliare i nostri orizzonti. Vero. Ci incoraggia a vedere il mondo sotto una luce diversa e ad apprezzare la bellezza che ci circonda. Che si tratti di pittura, fotografia o qualsiasi altra forma d'arte, l'importante è trovare gioia e appagamento nelle nostre attività creative. Hai ragione, si tratta solo di trovare ciò che risuona in noi personalmente e di intraprendere il viaggio dell'autoespressione. Esattamente. Quindi, continuiamo a esplorare le nostre passioni e continuiamo a coltivare la nostra creatività. Chissà quali incredibili scoperte ci attendono. Sembra un piano.
Continuiamo a perseguire i nostri sforzi artistici e ispiriamoci a vicenda lungo la strada. Assolutamente. Sosteniamo e incoraggiamo la crescita artistica reciproca. Diamo il via all'entusiasmante mondo dell'arte e della scoperta di sé. Complimenti per quello. Alla creatività infinita e alla gioia che porta nelle nostre vite. Lezione 17. Rimanere idratati. Ciao Anna, hai bevuto abbastanza acqua ultimamente? Ciao John. Sì, è tutto il giorno che lo bevo. Rimanere idratati è importante, giusto? Assolutamente. Bere abbastanza acqua è essenziale per la nostra salute generale. Quanta acqua dovremmo bere ogni giorno? Varia, ma una linea guida generale è quella di puntare a circa 8 bicchieri o 64 ounce di acqua al giorno. Questo è buono a sapersi. A volte dimentico di bere abbastanza acqua. Qualche consiglio per rimanere idratati tutto il giorno? Un consiglio utile è quello di portare con sé una bottiglia d'acqua riutilizzabile. È un comodo promemoria per bere acqua regolarmente. Questa è un'ottima idea. Mi assicurerò di tenere una bottiglia d'acqua a portata di mano. Ci sono segni di disidratazione a cui prestare attenzione? Sì, alcuni segni comuni di disidratazione includono sensazione di sete, secchezza delle fauci e vertigini o affaticamento. Se ci sentiamo disidratati, quali sono altre opzioni idratanti oltre all'acqua? Insieme all'acqua, possiamo idratarci anche con tisane, acqua infusa e cibi ad alto contenuto di acqua come frutta e verdura. Ah, questo è interessante. Non ho mai pensato di idratarmi attraverso i cibi. Qualche tipo di frutta o verdura in particolare mi consigliate? Anguria, cetrioli, fragole e arance sono ottime opzioni. Non sono solo idratanti, ma anche ricchi di vitamine e minerali. Ne includerò sicuramente di più nella mia dieta. È possibile bere troppa acqua? Sebbene raro, è possibile bere quantità eccessive di acqua, il che può portare a una condizione chiamata intossicazione da acqua. È importante bere con moderazione. Capisco. Quindi, si tratta solo di trovare il giusto equilibrio. Grazie per aver condiviso questi preziosi consigli per rimanere idratati. Lezione 18. Servizi dell'edificio. Salve Anna, hai notato i servizi forniti in ogni edificio? Ciao John. Sì, alcuni edifici hanno strutture straordinarie. Sarebbe bello avere una palestra nel nostro edificio, non credi? Assolutamente. Avrei voglia di allenarmi più regolarmente e avere una palestra al piano di sotto sarebbe così comodo. Non si tratta solo di comodità. Avere una palestra nell'edificio incoraggerebbe anche uno stile di vita più sano per tutti coloro che vivono qui. Hai ragione, sarebbe un ottimo incentivo a rimanere attivi e allenarsi regolarmente. Quali altri servizi pensi che sarebbero utili? Una piscina sarebbe fantastica, soprattutto durante i caldi mesi estivi. Potrebbe essere un ottimo modo per rilassarsi e rinfrescarsi. Questo è un buon punto. Una piscina non solo offrirebbe attività ricreative, ma promuoverebbe anche un senso di comunità tra i residenti.
Assolutamente. Sarebbe un luogo perfetto per i vicini per riunirsi, socializzare e magari anche organizzare eventi o corsi di nuoto. Sono d'accordo, costruire un senso di comunità è essenziale e avere servizi condivisi può sicuramente contribuire a questo. Oltre a una palestra e una piscina, sarebbe anche bello avere un giardino sul tetto o un'area esterna comune dove le persone possano godersi un po' d'aria fresca. Adoro l'idea di un giardino pensile. Sarebbe un'oasi di pace in mezzo alla città, dove i residenti possono rilassarsi e connettersi con la natura. È importante disporre di spazi che promuovano il benessere fisico e mentale. L'accesso al verde può avere un impatto positivo sulla nostra salute generale. Sicuramente. È incredibile come servizi come questi possano migliorare la nostra esperienza di vita e far sentire il nostro edificio come una casa. Assolutamente. Avere servizi ben congegnati aggiunge valore alla proprietà e migliora la qualità della vita di tutti coloro che risiedono nell'edificio. Non potrei essere più d'accordo. Speriamo che la nostra direzione dell'edificio consideri l'idea di incorporare alcuni di questi servizi in futuro. Sì, incrociamo le dita. Sarebbe meraviglioso vedere il nostro edificio diventare un luogo in cui i residenti possano condurre uno stile di vita equilibrato e appagante. Effettivamente. Avere questi servizi farebbe davvero risaltare il nostro edificio e creerebbe una comunità vivace e accogliente. Assolutamente. Manteniamo alte le nostre speranze e continuiamo a godere dei servizi che sono già a nostra disposizione. Concordato. Sfruttiamo al massimo ciò che abbiamo in attesa di ciò che il futuro potrebbe portare. Lezione 19. La bellezza della natura. Ciao Anna, hai mai avuto il tempo di apprezzare la bellezza della natura? Ciao John, assolutamente. La bellezza della natura mi lascia sempre a bocca aperta. I colori, i paesaggi, tutto è così mozzafiato. Mi sento allo stesso modo. È davvero straordinario come la natura possa creare panorami così meravigliosi. Le montagne, le foreste e gli oceani sono tutti così affascinanti. Sicuramente. Il modo in cui la luce del sole filtra tra gli alberi di una foresta o le onde che si infrangono sulla riva, è tutto così affascinante. E non dimentichiamo i colori vivaci dei fiori in un giardino o la tranquillità di un lago sereno. La natura ha un modo per calmare le nostre anime. Assolutamente. Assomiglia a una forma di terapia. Ogni volta che mi sento stressato o sopraffatto, trascorrere del tempo nella natura mi aiuta a trovare pace e conforto. Capisco perfettamente. La natura ha questa incredibile capacità di ringiovanirci e farci sentire connessi a qualcosa di più grande di noi stessi. È così vero. È un promemoria che siamo solo una piccola parte di questo vasto e magnifico mondo. Dovremmo custodirlo e proteggerlo. Assolutamente. Abbiamo la responsabilità di preservare la bellezza della natura affinché le generazioni future possano goderne. È un dono prezioso di cui dobbiamo fare tesoro. Non potrei essere più d'accordo. Facciamo uno sforzo consapevole per prenderci cura del nostro ambiente e apprezzare le meraviglie della natura ogni giorno. Sicuramente. Che si tratti di fare una passeggiata nel parco, fare un'escursione o semplicemente sederci nel nostro giardino, troviamo il tempo per abbracciare la bellezza della natura. Sono assolutamente d'accordo.
Prendiamo l'abitudine di immergerci nella bellezza della natura e lasciamoci ispirare in tutti gli aspetti della nostra vita. Sembra un piano meraviglioso. La natura ha così tanto da offrire e non vedo l'ora di esplorarla e apprezzarla ancora di più. Lezione 20. Impegnarsi in una conversazione. Ciao Anna, trovi importante porre domande pertinenti durante una conversazione? Ciao John. Assolutamente sì. Porre domande pertinenti aiuta a mantenere la conversazione coinvolgente e mostra un genuino interesse per l'altra persona. Sono completamente d'accordo. È un ottimo modo per approfondire la nostra comprensione e saperne di più sull'argomento o sulla persona con cui stiamo parlando. Esattamente. Dimostra anche un ascolto attivo e incoraggia l'altra persona a condividere i propri pensieri ed esperienze. Questo è un buon punto. Fare domande non solo mantiene fluida la conversazione, ma dimostra anche che apprezziamo il punto di vista dell'altra persona. Sicuramente. Aiuta a creare un ambiente positivo e inclusivo in cui tutti si sentano ascoltati e coinvolti. Quindi, quali sono alcuni modi efficaci per porre domande pertinenti durante una conversazione? Un approccio consiste nel porre domande aperte che richiedono più di una semplice risposta sì o no. Consente risposte più dettagliate e significative. Capisco. Le domande aperte incoraggiano l'altra persona a condividere le proprie opinioni, esperienze o intuizioni, aggiungendo profondità alla conversazione. Sì, ed è importante ascoltare attivamente le loro risposte e dare seguito alle domande correlate per continuare la conversazione. Questo ha senso. Ponendo domande di follow-up, dimostriamo di essere coinvolti e interessati a ciò che l'altra persona ha da dire. Assolutamente. Inoltre aiuta a costruire un rapporto e incoraggia un naturale scambio di idee avanti e indietro. Sono d'accordo, si tratta solo di creare un dialogo piuttosto che parlare a turno. Precisamente. E ricordate, non si tratta solo di fare domande. È anche importante dare all'altra persona abbastanza tempo per rispondere e condividere i propri pensieri. È un buon promemoria. A volte possiamo involontariamente affrettare la conversazione, ma concedere delle pause dà all'altra persona lo spazio per contribuire. Esattamente. Fare una pausa dopo aver posto una domanda dimostra che rispettiamo il loro contributo e dà loro l'opportunità di raccogliere i loro pensieri. Lo terrò sicuramente a mente. Porre domande pertinenti e ascoltare attivamente mi aiuterà ad avere conversazioni più coinvolgenti. Sono felice di sentirlo. È un'abilità che può migliorare notevolmente la nostra comunicazione e connessione con gli altri. Non potrei essere più d'accordo. Esercitiamoci a porre domande pertinenti e a creare conversazioni significative che lasciano un'impressione duratura. Assolutamente. È un modo meraviglioso per promuovere una migliore comprensione e costruire relazioni. Continuiamo a sviluppare questa abilità insieme. Concordato. Continuiamo a imparare e a crescere, una conversazione alla volta.